Bentornati raga, qui GonzoJS Gaming. Oggi vedremo come ripulire il quadrante A2 del secondo piano del laboratorio di Last Day on Earth Survival in economia. Prima di parlare dell'equipaggiamento però, diamo un'occhiata alle abilità del terminale. Per questa run ho scelto l'immunità alla malattia, che rende il mio personaggio immune ai danni delle spore e delle varie trappole che ci sono qui nel dungeon. Ma soprattutto mi ritornerà utile durante la battaglia con il boss di questo piano, che abbiamo già visto nel video dedicato. In realtà ci sono moltissime abilità, onestamente ancora non le conosco tutte. Ti vorrei solo ricordare che questo piano mi ricorda un po' i piani difficili del bunker alfa, perché gli zombie ci faranno tanti danni e ne riceveranno relativamente pochi. Quindi in generale l'abilità che dovrai scegliere all'inizio dipende molto da te e dallo stato del tuo personaggio, del tuo equipaggiamento. Io personalmente comunque mi soffermerei su quelle che aumentano il tuo attacco se sei messo bene a cura e corazza, o che aumentano la tua difesa qualora sei ben armato. Ma passiamo proprio alla roba che ho portato con me. Questa era la prima run che onestamente è andata anche molto bene. Ho visto molte persone in giro per il web e per i vari server Discord che trovate in descrizione affrontare questo piano con armi full moddate, corazze SWAT. Io invece ho usato corazze tattiche, un paio di Glock che non sono assolutamente obbligatorie ma che ti consiglio di conservare per alcuni gruppi di zombie specifici. Inoltre ho portato con me una mannaia tattica, anche se un macete, un tubo di ferro o una katana secondo me sono le più effettive. Infatti, come hai potuto vedere dal video, anche qui possiamo tranquillamente uccidere gli zombie con il wall trick. Ecco, una volta scoperto questo meccanismo, questo piano diventa un po' appunto come i piani difficili del bunker alfa, di conseguenza la tua attenzione dovrebbe stare tutta sugli zombie. Gli urlatori sono pericolosi perché potrebbero stonarti per qualche secondo e bloccarti in un angolo. Gli slasher invece quando ti colpiscono ti fanno sanguinare e fanno un danno di 20 circa ogni 2 secondi. In ultimo stai sempre attento agli sputatori, perché questi ovviamente con il loro acido tossico potrebbero rompere circa un quarto della tua armatura, cosa che secondo me dovresti evitare perché poi questa run si trasformerebbe da economica a stracostosa. Io qui e lì ho usato un po' di armi da fuoco per sfoltire un po' i gruppi più difficili che avevano gli zombie che ho menzionato proprio un attimo fa, e ho avuto modo anche di testare le nuove armi Genesi che raga, sono una bomba. Come si legge dalla descrizione ignorano l'armatura, quindi sono molto comode secondo me per questo piano, anche se ti consiglio di conservarle perché come vedi non sono strettamente necessarie e potrebbero tornarci utili per quando il laboratorio viene completamente aperto e per eventuali boss ancora più difficili di quelli che ci sono già. Insomma, con calma, sangue freddo, con i muri, con le giuste armi da taglio ad alto danno, potremmo ripulire questo piano in maniera economica e se le tue riserve di armi te lo permettono ti consiglio di portare qualche Glock, giusto un paio, per sfoltire gli zombie più veloci e velocizzare la run, visto che comunque vale lo stesso discorso delle fogne ai piani superiori, cioè queste zone presuppongono che tu sia avanzato nel gioco e quindi investire qualche risorsa in più non dovrebbe essere un problema. E ovviamente una volta che hai preso confidenza con questa zona, così come tutte le altre, sarai libero di tornare qui e sperimentare la tua strategia. A quel punto ti consiglio di lasciare un commento perché sono curioso di che cosa stai sperimentando, sperando sempre che questi video ti aiutino in tal proposito. Quindi iscriviti, attiva le campanelle, lascia un like, mi sosterrà molto e mi aiuterà a fare ancora più video su Last Day on Earth e non. Qui GonzoJS Gaming, buona caccia!